Attenti a star venire fame. Guardate che spettacolo. Boom 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 boom. Vuoi una pasta veloce e saporita? Ti ricordo sto video fino alla fine. La pasta alla carettiera siciliana, però rivisitata da Max. Te la faccio ancora più buona. Ogni regione ha la sua pasta veloce. Una pasta veloce che ci metti 2 minuti a farla e ancora di meno a mangiartela, perché quando è buona e te la finisci subito. Quindi gli ingredienti per la pasta alla carettiera, secondo la mia versione: aglio, pecorino, divertitevi con quello che volete, pure un bel pecorino siciliano sarebbe pazzesco, prezzemolo, peperoncino, pomodori secchi, pane, la mollica che fai? Ce la metti a mollica, però vedi com'è? Deve essere grossolana, non quel pan grattato che sembra sabbia, che è tutto fino fino, no, c'hanno i pezzettoni che ti senti in bocca, la licette sott'olio e il bucatino. Quando ci sono paste, quei nomi dei mestieri, quei nomi di quelli che giustamente l'hanno inventata, sono sempre paste veloci, economiche, saporite da morire. Se solo voi immaginate, che ne so, una pasta alla cacio e pepe, una pasta super veloce italiana, no? Regionale. E lo stesso anche questa, la pasta allo scarpariello, quella napoletana. Ma ci sono tante veramente delle paste super veloci che sono state fatte proprio, inventate da persone che con i loro mestieri avevano poco tempo e velocemente lo fasse una pasta, e sono fatti queste paste veramente squisite, buone, buone, buone. Io devo dire buone, buone. L'aglio, io mi diverto così a farlo in questa maniera: lo gratto dentro alla padellina, abbondante olio. La prima cosa che andiamo a fare è la mollica di pane. Sì, la mollica di pane, perché è quella che poi sarà quella parte ancora più buona, come il croccante della pasta al forno e lo scrocchiarello della lasagna. È quella che poi ti piace tanto. Quindi due begli spicchi d'aglio, guarda, così. Staglio non deve per niente bruciare, ma la cosa che dobbiamo fare subito è mettere sta acciughette qua dentro, in modo tale che si sciolgono bene bene e così diventa un tutt'uno. Fallo sempre con qualcosa che non ti gratta e non ti sgraffia la padella antiaderente, che hai comprato con tanti sacrifici, dico bene? Così, guarda qua che roba, guarda l'olietto che ci sta, guarda qua che roba. Mano a mano che sale il calore dell'induzione, vedrai che la leggetta si scioglie, così si lascia andare. Prepariamo le cose un po' più noiose. Prezzemolo, è noioso il prezzemolo. Allora, immaginate la Sicilia. In Sicilia sicuramente più che il prezzemolo ci sarebbe stato bene il finocchietto fresco, quello che viene usato per fare la pasta con le sarde. Anzi, la volete la pasta con le sarde? Se la volete scrivete nei commenti. Tridiamo bene il prezzemolo, capito? Che poi lo andiamo a mettere alla fine, dai una botta di colore, di freschezza. Perché poi se tu ci pensi bene, questa è una pasta che c'è tutta a casa. La mollica ce l'avrai, un po' di pan grattato, e il pomodoro secco ce l'hai, il pecorino ce l'hai. Non ci sta un prodotto fresco qua dentro a sta pasta, quindi è la pasta da credenza di quello che ti puoi portare appresso. E infatti i carettieri era tutta roba che si poteva portare con loro, e è facile da fare. Attenzione col calore, sciogliamo bene le nostre alici, bene. Ci tengo tanto perché così diventa proprio una cremetta dove andiamo poi a tuffare il pane, capito? Che si impregna, diventa buono, gustoso, con tutto sto lietto, ste alicette. Indovina che cavolo diventa proprio bello, 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 guarda. Quando stiamo a questa situazione così, andiamo a buttare il pane, quindi la mollica di pane, bella, che è così. Quando la fai per tante volte, non è che la fai soltanto per il discorso di oggi, no? Quindi deve essere bella unta, attenzione che un attimo si brucia tutto, vedi come diventa bella untacchiona? Così? Ok? Ecco qua, bella, e giocaci. Bella ragazzi, che soddisfazione ragazzi miei. Ah, il profumo ci sta tutto, si sente la ricetta, si sente l'aglio, si sente tutto quanto. Guarda che bel colore, guarda che bel colore, stupendo, bellissimo. La rimettiamo qui dentro, ok, così.
Tu immagina pure qua degli involtini di carne, tu ci metti sta mollica dentro, sai, diventano squisiti, eccezionali. Questa è una cosa che devi avere a casa, la conservi dentro al frigo, così non si rovina. E adesso dobbiamo fare l'intingolo per la pasta. Quindi l'olio lo devi mettere, abbondante olio. Quindi è un aglio, olio e peperoncino. Ci mettiamo altri spicchietti d'aglio. Bella ragazzi, se te devi fare, tu immagina questa qua, ritorni la sera pure da una discoteca, da una bella serata che ti sei divertito, oppure hai fatto qualcosa di sportivo dentro casa, fa come ti pare a te, e poi ti fai sta pasta, sta ricrei. Quindi aglio, che è abbondante, ci sta, anche perché mica è una pasta a ragù questa, ci sta poco, Poi subito per far bruciare l'aglio, buttaci subito un pochetto d'acqua, bella, così. Ci butta un po' di peperoncino, bella piccantina, e a un certo punto arriva lei, la pasta. Non di rovinare tutto questo con una pasta sbagliata. Tu lo sai, io uso questa, la Liguori. Allora, ma che c'ha di speciale la pasta Liguori? È una pasta di Gragnano IGP, essiccata lentamente. Cosa importantissima, è trafilata veramente col bronzo, 100%. Quindi che succede? Confluisce la ruvidità alla pasta. Altra cosa importante è una pasta fatta con grani italiani veri. Ecco qua. Ma perché? Come fai a dirlo? Ora lo faccio vedere come faccio a dirlo. Vai sul QR code, qui. Vai. Poi mi inserisci il numero di lotto, questo qui, e ti dice dal campo dove è stata preso il grano per fare questa pasta. Ok? Quindi qua non si sbaglia. Bella. A 6 minuti, questa c'è una cottura di 8 minuti. Quindi adesso la famo finire da insaporire qua dentro. Oh. Senti, quando ti fa sto rumorino, lei ti chiama e dice metti un po' d'acqua, dai, spegni il fuoco. Lasci un attimo abbassare la temperatura, metti i pomodorini qua, così, buttati un po' così. Guarda, guarda che meraviglia. Ta, 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 ta. Che gli danno quella botta di colore. Fa un po' sentire, sono buoni. Un po' capito, un dolce. Come se fosse una cacio e pepe. Grattagli un bel po' di pecorino. Deve essere gustosa, saporita. Deve essere una pasta e ti deve far impazzire. Oddio, mi casco come un pezzo di pecorino. Capito? Come facciamo la cacio e pepe noi romani? In questa maniera, che fa abbassare il calore, così non fila il formaggio. Piano, così. Facciamo fondere bene il formaggio, il pecorino. Guarda, così, guarda. Non deve far grumi, Guarda qua, piano. Vedi il bucatino come è ribelle, però è buono, raga. Tu immagini uno spaghettone bello doppio col buco pure dentro. Ma che vuoi di più? Guarda qua che roba, guarda che spaghetto. È il bucatino, anzi scusa, non è il spaghetto. A te sta a venire fame. Dimmi la verità, Poi che fai? Appena finito di vedere, subito hai fatto sto bucatino. E adesso? The Sound of Love. Guarda che bella. Oh, e che sta succedendo qua? Aiuto! Sei pronto? Bello, cremosone mio, bello. Pomodorini. Qua. Bello, così. Mollica. Guarda che spettacolo. Guarda che spettacolo. Oddio, mi sta a volare tutto. Prezzemolo. E mo ci so bere un bicchiere di vino. Qua c'è un bianco però bello, capito? Tosto. E adesso, guarda qua così. Mamma, guarda che roba. Devi un po' di mischia tutto qua, Oddio mio. Ce la faccio. Boom. Un'esplosione. È il suo.
Buono, buono questo vino, buono. Ragazzi, fatela, è veramente buona, saporita. Guarda che cremetta, guarda. Saporita da morire, gustosa. Cioè, fai contenti tutti qua. Se la mangiano tutti, se la mangiano. Pure i ragazzini. Fa un po' sentire. Mm. 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 Buono.